Protagonista del nostro speciale è il professor Michele Geraci, che insegna alla New York University a Shanghai ed è anche, lo ricordiamo, già stato sottosegretario al MISE nel governo Conte I. Ben ritrovato professore, un piacere averla con noi. Piacere mio, buon pomeriggio. Allora professore, partiamo dai dati macroeconomici che sono stati pubblicati proprio in queste ore dalla Cina. Mi riferisco alla produzione industriale, mi riferisco anche alle vendite al dettaglio. Sono dati ovviamente molto positivi, ma che sono inferiori alle attese degli analisti. Questa, politica di contagi zero in Cina sembra comunque avere un impatto sull'economia anche superiore a quei paesi come i nostri, come anche gli Stati Uniti, che invece con il Covid-19 vogliono necessariamente convivere. Professore, ci aiuta a capire quello che sta succedendo sull'economia cinese? Sì, allora i dati di un mese io li guardo sempre con un po', con attenzione, ma senza cercare di estrapolarli, perché ovviamente mese su mese ci sono delle dinamiche particolari, ci sono stati gli alluvioni, c'è stato, come lei sottolineava, una recrudescenza dei casi, quindi un blocco dei viaggi o comunque limitazioni, quindi è chiaro che il mese di luglio è stato particolare per la Cina. Ovviamente i numeri sono importanti, meno appunto delle aspettative, però quello che vorrei dire a lei e ai suoi ascoltatori è che la Cina come filosofia ha scelto quella dell'approccio zero, quindi quando ci sono dei focolai loro chiudono tutto, prendono un colpo sull'economia di qualche zero virgola, nel caso di un mese e di alcune zone ristrette, e poi dopo 3-4 settimane di chiusura totale in quelle zone riaprono e nel mese successivo si tende a ricompensare la perdita del mese precedente. Quindi al netto, se questa strategia dovesse continuare a funzionare come sta funzionando, c'è un calo nel breve e una ripresa a quel punto molto più veloce sui 2 o 3 mesi successivi, che compensa e porta tutto alla parità. Questo ovviamente è in teoria, però è quello che è successo nel complesso del 2020. Loro hanno preso 2 mesi di lockdown totale, poi sono ripartiti ovviamente, e poi sono ripartiti anche alla grande, mentre noi andiamo un po' a inseguire con continui cambiamenti su zone bianche, zone rosse, Green Pass o no. Loro tra l'altro, lo sottolineo, loro hanno il Green Pass ma non c'è obbligo di vaccino, quindi loro hanno ancora un'arma in più da usare quando lo riterranno opportuno. Professore, arriviamo al tema di queste ore, ovvero l'Afghanistan. Volevo mostrare ai telespettatori e alle telespettatrici un suo tweet sul tema della Via della Seta, dove lei sostanzialmente mette in evidenza il diverso approccio tra l'Europa e gli Stati Uniti da un lato e la Cina. Lei scrive in modo molto polemico: confessate, la Via della Seta è preferibile a invasioni con carri armati, anche se i nostri, tra virgolette, esperti riescono a lamentarsi perfino se la Cina ogni tanto prende possesso di qualche chilometro di autostrada. Meglio che morire, no? E ovviamente si riferisce a queste scene terribili della disperazione degli afghani all'aeroporto di Kabul, con le persone che poi cadono dall'aereo dove si erano disperatamente aggrappate. Allora, ci aiuta a capire quello che sta succedendo tra Cina e Afghanistan? Allora, la ringrazio del tweet. La mia filosofia è quella che un po' ha accompagnato la firma del nostro famoso MOU, che è: noi dobbiamo, sia per motivi economici ma anche per motivi etici, dare una mano, una chance di sviluppo a questi paesi dell'Asia centrale e dell'Africa che sono stati meno fortunati di noi. E ci sono 2 modi per farlo: o gli interventi militari, a spodestare i leader, rimpiazzarli con altri, e questo sappiamo, questo gioco fondamentalmente non funziona, oppure un altro modello, quello di invadere bonariamente, non con i carri armati ma con investimenti, con infrastrutture, con strade, progetti di energia, dighe, anche porti. Ora, la mia nota polemica è la seguente: noi abbiamo avuto, ovviamente non io, ma chi si è lamentato della Via della Seta non ha compreso che questa via dello sviluppo è la via del futuro, è la via favorevole per la popolazione locale, perché tutto quello che si fa, e non è solo la Cina la Via della Seta, la Via della Seta sono tutti i 50 paesi dell'Africa, più quelli dell'Asia, più quelli dell'Europa che hanno deciso di partecipare, quindi parliamo di tantissimi paesi che possono mettere a disposizione le proprie risorse per dare quello sviluppo che meritano questi paesi. Ora,
se la Cina fa un'autostrada oppure finanzia un porto e il paese ospitante non ha poi i finanziamenti per pagare indietro, è chiaro ed è normale che c'è qualche trasferimento di proprietà tra il creditore e debitore, debitore e creditore, ma questo è nella normalità, quindi non si può neanche, come dire, andare a cercare, se mi consente, il pelo nell'uovo e criticare chi presta, perché poi se chi si è fatto prestare i soldi non li ha per restituirli, insomma, se uno va in banca non deve pagare il mutuo, non è colpa della banca. E queste infrastrutture, al contrario dei carri armati, restano e danno pace e prosperità, e questo è il modello che io ho visto da 15 anni vivendo in Asia. I trasporti, i treni, le autostrade non trasportano solo merci, ma trasportano anche benessere. Quindi oggi purtroppo, se mi consente, rivendico una vittoria filosofica su meglio la via della seta che la via dei carri armati. E guai a chi da noi ancora si oppone a voler cooperare, non fare la guerra, cooperare con la Cina, col Giappone, con gli Stati Uniti, con tutti, senza distinzione di colore. La strategia di contenimento dell'Occidente nei confronti della Cina è sbagliata. Cosa c'è da contenere il 20% del mondo? Non è il Lussemburgo. La strategia dell'Unione Europea di definire la Cina un rivale strategico è un errore madornale che pagheranno le nostre aziende, i nostri lavoratori quando cercheranno di fare business, o i nostri cittadini cercando di lavorare in questi paesi, non solo in Cina ma appunto in tutti i paesi di influenza, a cui aggiungiamo oggi l'Afghanistan purtroppo, avranno difficoltà. Quindi sono delle esternazioni praticamente tipiche di democrazie elettorali volte a cercare dei consensi elettorali, attenzione, suppongo molto fatui, perché tra pochi mesi, quando noi avremo nel nord-est italiano i capannoni pieni di merci e vuoti di ordini, perché la Cina dirà: ma insomma, voi non volete allora fare la via della seta, non volete partecipare alla ricostruzione dell'Afghanistan o anche a continuare i progetti in Pakistan, sui porti e su tutti questi paesi? Se non volete, non lo facciamo con la Francia, lo facciamo con la Germania e ovviamente furbi con gli americani, le cui aziende si prendono le distanze dall'amministrazione e fanno comunque i loro affari in Cina, e non ho neanche parlato della Germania. Quindi rivendico io questa filosofia di approccio di cooperazione, che non è se la Cina cresce noi perdiamo. Noi dobbiamo sperare, se mi consente, pregare che la Cina sia prospera, perché con la Cina sarà prospero tutto il continente asiatico e africano, e per noi una nuova opportunità di vendere i nostri prodotti, di far fare commesse alle nostre imprese di costruzioni, di energia. Altrimenti staremo qui per altri 20 anni a cercare di far crescere il PIL, lo ripeto, investimenti, consumi ed export. Gli investimenti lasciamo perdere, i consumi è chiaro che non avranno nessuna spinta tranne questo rimbalzo tecnico di quest'anno, e quindi l'unica cosa che terrà a galla l'economia italiana saranno le esportazioni, e quindi i 6 miliardi e 400 milioni, ripeto, 6 miliardi e 400 milioni di abitanti di Asia e Africa. Ora gli sbattiamo la porta in faccia perché siamo così incartati in queste discussioni, l'Alleanza Atlantica, la NATO. Proprio oggi, diciamo la verità, noi siamo un membro della NATO, è un disastro senza precedenti dell'Italia, della NATO, di tutto l'Occidente, che in 24 ore ha perso completamente il brand di decenni, di secoli nei confronti di tutto il mondo. Adesso non siamo più e non potremo più essere i pionieri della giustizia, dei diritti umani, dei diritti delle donne. Saremo quelli che andiamo, prendiamo quello che ci serve, li tradiamo e poi, come tristemente lei ricordava, lasciamo cadere le persone dalle ali dell'aereo mentre l'aereo decolla. E il vero vincitore sarà la Cina, anche perché già proprio stamattina sentivo amici in quelle zone tra Taiwan e le Filippine, alleati tradizionali pure loro, cominciano a dubitare se questa alleanza con l'Occidente sarà vera o se, come temono loro, saranno usati come pedine e poi faranno la fila, cioè dopo Saigon, Kabul non vorranno essere i terzi, e quindi siamo in gravissima difficoltà economica, e oggi sottolineo quella proprio etica, perché gli errori possono capitare, i tradimenti non si dimenticano.
Interessante, lei ha proprio dedicato un tweet al tema proprio di Taiwan. Vado ovviamente a inserire, a dire ai telespettatori e telespettatrici che se vogliono approfondire di andare sul suo account del professor Michele Geraci. Professore, grazie per questa sua analisi, ci ha aiutato a capire qualcosa di più di quello che sta succedendo e l'aspettiamo prestissimo in studio. Grazie, buon pomeriggio. È tutto per il nostro speciale di oggi.